तो मतलब बहुत उससे माना जाता है कि धारावी में कुछ भी नहीं है, धारावी के लोगों को वो डॉक्टर को दिखा देते हैं, कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो गया तो एडमिट करवा देते हैं, उसमें अपना जो होता है वो। एक नातू आहे, मला एकच मुलगा आहे, मला बहीण नाही, काय नाही, भाऊ. In questo momento mi trovo a Dharavi, che è lo slam più grande di tutta l'India. Pensate che è così grande questo posto che è abitato da milioni e milioni di persone che sono concentrate in pochissimo spazio. E a tutti gli effetti Dharavi dai suoi abitanti è considerato come una regione, quasi come se fosse un paese. L'obiettivo oggi è quello di mostrarvi un lato di Dharavi che non è soltanto quello di uno slam in cui la gente vive in modo disagiato e in cui c'è povertà, tanta povertà, ma anche quello di mostrarvi la speranza dei giovani ragazzi che sperano in qualche modo di spostarsi da Dharavi verso altre parti dell'India, o comunque quello di contribuire alla crescita di questo posto. Dharavi, lo slam più grande dell'India e tra i più popolati al mondo, un luogo dove le persone vivono ammassate, addossate le une alle altre, dove i vicoli sono così stretti da dover camminare di lato e così intricati da sembrare un labirinto senza uscita. Eppure, proprio qui, in questo spazio che a molti appare invisibile, batte il cuore economico di Mumbai, la capitale finanziaria dell'India. In mezzo a tetti di lamiera, fili elettrici intrecciati, odori forti e rumori costanti, ogni giorno migliaia di persone lavorano, creano e resistono. Sono entrato a Dharavi per capire come si vive davvero in questo luogo, per ascoltare le storie di chi ci abita e addentrarmi in realtà che spesso sono dimenticate o raccontate male. Quante persone vivono qui a Dharavi? Come si convive in pochi metri quadri con intere famiglie? E soprattutto, che fine farà questo posto oggi al centro di piani di riqualificazione e speculazione? Pensate che Dharavi è in realtà il cuore anche dell'economia di Mumbai, che è una delle città più grandi dell'intera India. Qui c'è una densità di popolazione che supera anche quella di Manhattan, però lì ci sono i grattacieli, qui invece le case sono tutte quante piccole e molto basse, quindi potete immaginare quanta gente, quante persone abitano qui dentro. Queste domande sono la ragione per cui il mio viaggio a Dharavi comincia da qui, da un chawl, una delle più piccole abitazioni condivise da più nuclei familiari e dove sono stato accolto subito con un sorriso. Quindi in questo momento stiamo per entrare in una delle abitazioni qui a Dharavi in cui abita un'intera famiglia in uno spazio piccolissimo. Adesso ve lo voglio mostrare. Come in tutti quanti i luoghi ci si toglie le scarpe. Thank you very much. Loro qui addirittura cucinano e poi dormono anche nello stesso spazio, lavorano qui, che sicuramente lavoreranno, ad esempio qui ci sono dei tessuti, quindi probabilmente lei cucirà o realizzerà degli abiti. Poi c'è anche il loro armadio e in questo piccolissimo spazio sono circa, non so, 5-6 metri quadri, si svolge tutta la vita di un'intera famiglia di Dharavi. हस्बैंड टेलर हैं, काम करते हैं और बाकी बच्चे हैं, बस पढ़ रहे हैं बच्चे, वो भी छोटे छोटे हैं। धारावी में बहुत सारी चेंजिंग आई है। पहले धारावी में बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती थी, मगर अभी धारावी कुछ चेंज हो चुका है। जैसे कि हॉस्पिटलों का इंतज़ाम कर दिया गया है, हम लोग को दवाई लेने के लिए दूर दूर से जाना पड़ता था, जैसे साइन वगैरह हो गया, तो अभी साइन वगैरह की ब्रांच हमारी धारावी में कर दिया गया है। लोकल में हम लोग जाके गवर्नमेंट का जो भी रहता है वो हम लोग को सहयोग दिया जाता है। ये सब काफ़ी चीज़ बदलाव आए हैं धारावी में। जगह जगह पे सर्वे भी होते रहते हैं, आते हैं लोगों को क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, दवाई वगैरह देते पूछ के जाते हैं, ये सब फैसिलिटी भी हो रहा है धीरे धीरे। Ma in cosa consiste questo progetto di riqualificazione di Dharavi? Da qualche anno il governo ha deciso di demolire gran parte delle abitazioni attuali per costruire nuovi edifici residenziali, strade più larghe, infrastrutture moderne e spazi commerciali. L'obiettivo dichiarato è quello di trasformare Dharavi in un quartiere moderno ed efficiente, dove le persone possono vivere in condizioni più dignitose. Ma questo significa anche spostare decine di migliaia di famiglie, molte delle quali vivono qui da generazioni, senza che sia del tutto chiaro dove andranno a finire o cosa ne sarà
delle loro attività quotidiane. Per alcuni è un'opportunità, per altri un rischio enorme. E come spesso accade, dietro a tutto questo ci sono anche grandi interessi economici. धरावी में तो बदलाव होना चाहिए क्योंकि धरावी अब उससे होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्कूलें हाई फाई स्कूलें वगैरह रहती है हमारी धरावी पास में होना चाहिए। हमारी सोच अच्छी है, अच्छा ही कर रहे हैं धरावी को बढ़ाने के लिए वो लोग। Girando per Dharavi sono entrato in molte case. Ho appena lavato per terra, infatti un po' bagnato. Accolto da persone con cui ho parlato e mi sono confrontato. Tutti, senza eccezione, mi hanno detto la stessa cosa. कंटिन्यू 12 घंटा नहीं बैठे रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा बैठे, जैसे अभी बैठे तो 2 बजे काम पे बैठे हैं। आणि त्यात माझी बहीण एवढं म्हणजे असं बाहेर ती आत्ता तर सेकंड इयरला आहे, मग तिला काय एकदम असं सुचत नाही की काय करायचं काय नाही. आम्हाला खूप वाटतं काहीतरी करावं पण नहीं, हम लोग को नहीं बदली करने का, हम लोग इधर ही रहने का है। ठीक है, मेरे आदमी को इधर ही काम है, बच्चे लोग इधर ही पढ़ते हैं, हम लोग किधर इधर बाहर हम लोग नहीं। सब इधर उधर का ही सब बोलते रहते हैं कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, जीत के आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। In questo momento mi trovo dentro una delle più piccole abitazioni che abbiamo mai visto in questa giornata, girando questo reportage. Vi faccio vedere quanto è piccolo questo posto. Where do you sleep? 1, 2, Here. 3, 4, 5 and 6. Qui si svolge tutta la vita di una famiglia di Dharavi. Pensate che c'è la cucina e lei mi ha detto che il fratello più grande dorme sul letto, tutti quanti gli altri dormono per terra. E sono 5-6 in famiglia all'incirca. Veramente piccolissimo questo posto. Le abitazioni nello slam sono talmente ammassate che per spostarsi da un piano all'altro bisogna arrampicarsi su scale strettissime e ripide. Le abitazioni sono già piccole, gli spazi sono già piccoli e quindi se le scale fossero più profonde ovviamente ci sarebbe meno spazio all'interno delle stanze. Quindi ogni volta che si sale, addirittura qui ci sono anche delle corde dalle quali ci si può aggrappare come aiuto. Ma uno dei problemi più gravi di Dharavi è l'acqua. Non solo è sempre più sporca e quindi imbevibile. Il fiume che circonda Dharavi è sostanzialmente color caffè, acqua completamente nera. Ma soprattutto è poca. In molte case arriva per appena un'ora al giorno. E tra l'altro ha un prezzo anche abbastanza elevato, che è circa 3-4 euro, che per loro sono veramente tantissimi soldi. Le famiglie che possono permetterselo l'acqua la comprano e le famiglie che invece questa possibilità non ce l'hanno si organizzano a turno anche di notte sperando che qualcuno resti sveglio proprio in quell'ora in cui i rubinetti iniziano a gocciolare. कुछ बड़ा हुआ कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाएगा तो नहीं होगा। नहीं, हम लोग को कुछ तकलीफ, पानी का सब कुछ भी तकलीफ नहीं। Voglio soltanto un attimo darvi l'idea di quali possono essere gli effetti di un consumismo senza regole e ce l'ho proprio qui alle mie spalle, guardate. Un fiume completamente ricoperto di sporcizia, di immondizia, plastica, c'è veramente di tutto qui dentro. E sono immagini che per chi non le ha mai viste ti toccano davvero tanto. E il problema è che poi nessuno raccoglie quello che c'è qui dentro, cioè è roba che è destinata nel corso degli anni ad accumularsi. In questo momento ci troviamo nell'area di Dharavi in cui vengono smaltiti i rifiuti e riciclati. Infatti Dharavi ricicla circa l'80% di tutti quanti i rifiuti che vengono scartati in tutta quanta la città di Mumbai. In poco tempo la mia presenza si è sparsa nel quartiere in cui mi trovo a passare, quello di Kalakilla, uno dei più duri della baraccopoli. È stata proprio la donna considerata la più saggia di Dharavi a volermi incontrare. I tatuaggi sul suo corpo raccontano la storia della sua vita e quella della sua famiglia. नाही थोडं नाही पूर्ण सांगायला पाहिजे ह्यांची स्टोरी पूर्ण जमायला पाहिजे ना. म्हणजे इथंच जन्म झाला आमचं, मुंबईतच जन्म झाला, मुंबईतच लग्न येवं सगळे झाले, लेकरं बाळं इकडं झाले. आनंदात आहे. त्या ठिकाणी जागा ज्या आम्ही लई कष्टाने आम्ही घरं बांधलेली ते माती डोक्यावर थोडी माती टाकल्यावर काय करायचं, कागद टाकायचं, प्लास्टिक कागद टाकून, पण तसल्यामध्ये आम्ही दिवस काढलेला आहे. म्हणून मी म्हणते आम्हाला इथं धारेमध्ये द्या, तुम्हाला लई मेहरबानी होईल, ठेवतो बघते. पहिले लई आता काय म्हणू, आता कुणाचं नाव घेऊ, लई पैसे घेऊ मारत फिरायचे. आम्ही कपडे धुवायला गेले की मारायचे, आमच्या गळ्यातलं तोडून घ्यायचे बाया. ते
माझं झाले सुखी आता कपडे बिपडे घरातच धुतो पाणी भरतो नळ घरी झाले पहिले नळ नव्हतं लांब जायचं सेंचुरी कोपऱ्याला एक हांडा मटकं घेऊन पाण्याला जायचं 5 पैसे देऊन एक मटका आणायचं एक मटक्यात काय करायचं. Diciamo, il bello di questo posto è che camminando per queste vie si sente proprio un'energia, la resilienza di queste persone, la voglia che hanno di lavorare, di ovviamente poi di guadagnare e quindi portare del sostentamento per le loro famiglie. E sono vie piene di gente che si muovono in continuazione da un lato all'altro e lavorano tutti quanti, tutti quanti qui lavorano. Addirittura qui forse c'è una rissa, non è una cosa bella da vedere, aspetta, togli. Ed infatti nello slam non è così raro assistere a momenti di tensione. Lo spazio è poco ed il lavoro spesso precario. La frustrazione può facilmente trasformarsi in conflitto. E così mi sposto verso una delle migliaia di attività tessili per incontrare le persone che trascorrono qui le loro giornate con la speranza di guadagnare qualcosa e costruirsi un futuro, anche se incerto. Adesso in questo momento ci stiamo spostando verso una delle attività principali che si trovano qui ad Aravi, in particolar modo in questo edificio. È uno spazio talmente piccolo e ci sono così tanti vestiti che praticamente bisogna camminarci sopra. Loro poi li prendono, anche se sono calpestati, sporchi, li prendono e li lavorano. Sono curioso di sapere quante ore lavorano al giorno, infatti magari vediamo se qualcuno di loro si rende disponibile ad essere intervistato. C'è da dire che noi siamo venuti qui questa mattina molto presto e a quest'ora loro stanno ancora lavorando, quindi non so per quante ore lavorano, però certamente sono più delle 8-9 ore a cui siamo abituati noi. काम करता हूँ 6 साल से कर रहा हूँ। मंथली सैलरी जो होता है 20-25 हज़ार तक का होता है मंथली सैलरी। नहीं बस वही अपना चल रहा है, खा रहे कमा रहे घर के लिए ही है। ब्याज शिफ्ट नहीं, बस ऐसे ही आता हूँ, फिर 4 महीने 6 महीने के बाद चले जाता हूँ, फिर आता हूँ काम करता हूँ। यहाँ अपना प्रॉपर नहीं है, काम करता हूँ रहता हूँ, फिर जब हो जाता है फिर घर चले जाता हूँ। 8 बजे से 11 बजे तक काम होगा, 11 बजे के बाद लंच टाइम हो जाए, यानी खाना डिनर करना है, 11 से 12 तक छुट्टी रहेगा। All'interno di questa attività, come vedete, ci sono persone di qualsiasi età, da giovanissimi che hanno circa 15 anni, 20 anni, ci sono anche bambini che hanno 7-8 anni e che lavorano qui all'interno di questa attività tessile, perché ovviamente devono portare, non appena raggiungono l'età minima per lavorare, devono portare un po' di soldi a casa. Loro guadagnano in base al peso dei vestiti che riescono a realizzare. Ecco qui ad esempio un bambino che probabilmente è qui per fare compagnia ai genitori, al padre, e vedere anche un po' come funziona questo mestiere. Non vi nascondo che mi sono perso più volte tra i veicoli di Dharavi e ogni volta i suoi abitanti mi hanno aiutato offrendomi da bere o indicandomi la strada. Alcuni di loro mi hanno accolto come uno di famiglia, condividendo con me alcuni momenti della loro vita quotidiana. Ho fatto già un po' di amicizia e mi stanno mostrando un po' l'attività che fanno. Anche qui sostanzialmente cuciono degli indumenti, realizzano indumenti che sono principalmente pantaloni e camicie. Mi hanno detto che lavorano tutti i giorni circa 12-13 ore e tra l'altro fa un caldo non indifferente, quindi lavorare tutto questo tempo qui dentro richiede una certa forza, una certa volontà. Nello stesso luogo cucinano anche, infatti qui c'è una cucina con dei pentoloni enormi perché loro in questi spazi piccolissimi sono veramente in tanti che lavorano. You cook? You? All. Ah, all. One day you, another day you. Who is the best to cook? You? No, everything is best. Everyone. No good. Try again. È più facile di quello che pensavo, ma in realtà non è nulla perché ho fatto soltanto una cintura che in realtà non è cintura, però certamente un bel
pensiero dopo questa bellissima giornata? Camminando per le strade di questo luogo ho incrociato sguardi, condiviso sorrisi e devo dire che sono stato accolto da tutti come se fossi parte di questa grandissima famiglia. Parlando con i suoi abitanti, guardando i loro occhi, ho sentito la sofferenza, ma anche la dignità e la resilienza che li contraddistinguono. Qui, nonostante le difficoltà, il sorriso non manca mai, c'è un forte senso di comunità e forse è proprio questo a fare la differenza più di ogni altra cosa. Dharavi non è soltanto un intreccio di baracche e lamiere, è certamente un luogo che racconta le fragilità, ma allo stesso tempo la straordinaria forza di chi lo abita. Dopo questi giorni passati a Dharavi mi chiedo che destino avrà questo luogo con le sue vie affollate, i suoi odori e il suo chiasso, ma soprattutto quale futuro attende i suoi abitanti, le loro vite e le loro speranze per il futuro. इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, काम चलना चाहिए थोड़ा सही से। काम ऐसे चल नहीं रहे, अभी हम लोग का खुद ही छुट्टी था 5 दिन से, अभी कल से काम चालू हुआ है। कि हमारे आशा है, हमारी इच्छा है कि हमारे घर वालों के लिए भी अच्छा होना चाहिए और धारावी का हर चीज़ अच्छा ही होना चाहिए. आता नाही म्हणता म्हणता माझ्याच म्हणजे क्लाससाठी 11वी सायन्स करते.